Buongiorno a tutti amici, benvenuti al canale Infocamper. Oggi siamo qui in questa location nuova, in realtà siamo a Montecatini Terme, una splendida località. Io non la conoscevo, ci farò anche una riflessione perché ci sono alcune cose che mi hanno colpito e ve le vorrei portare sul canale, vi farò una riflessione appunto in merito. Siamo qui per un corso un po' particolare, in realtà è un corso tecnico o barra tecnico commerciale, ma la cosa interessante è che viene organizzato da un consorzio di cui sicuramente vi parlerò. Chiaramente facciamo parte anche noi di questo consorzio e quindi il consorzio ha organizzato presso la sede dei Pionieri Village qui a Montecatini Terme questa stupenda sede di cui appunto faremo un piccolo inciso del centro vendita e di questa bellissima struttura. In una sala dedicata il consorzio ha organizzato questa presentazione di accessoristica e di corso tecnico barra commerciale di alcuni marchi. Andiamo dentro e vi faccio vedere un pochino di che cosa si tratta. Il noleggio a lungo termine vi ricordo che si può scaricare, ad esempio chi fa il noleggio è semplicissimo. Aveva un negozio di caravane, perché sono più o meno 60 più sotto diversi marchi, conoscete benissimo Libertion, quindi lì Gabriele ha tolto il prezzo di acquisto. Perché se avete fatto caso al sito non ci sono foto di ricambi, quello che vi fa rendere il negozio produttivo è come viene presentato il prodotto. Adesso è un trend che anche in Europa si sta susseguendo, che quindi si preferisce il diesel, ma in America lo era già da svariati anni. Praticamente riscalda il liquido, che poi il liquido andrà a riscaldare o l'acqua sanitaria. Esatto, infatti questo sistema nostro non ha una tanica di accumulo dell'acqua. Fasce di prodotto e famiglie di prodotto, qua c'è un esempio, più o meno. Allora, eccoci cari amici, siamo con Filippo Zampese. Buongiorno sì, Filippo. Buongiorno. Abbiamo appena terminato la presentazione di un paio di prodotti che vi voglio assolutamente portare a vostra conoscenza, perché sono veramente molto interessanti. Probabilmente uno avrà più penetrazione sul mercato dell'altro, lo considererete, ma anche l'altro è molto interessante perché vedrete è un po' un misto. Innanzitutto Filippo, buongiorno e parlami un attimo della tua azienda, chi siete, perché non siete nati ieri immagino. No, appunto, allora noi siamo Irexcel Europe, ok? E nello stabilimento di Bassano del Grappa siamo presenti con 3 divisioni, dove abbiamo la divisione della cottura con il marchio Can, abbiamo la ventilazione e la climatizzazione con i prodotti Max Air e appunto abbiamo la divisione del riscaldamento. La Max Air la conosciamo per il Max Fan. Anzi, i nostri amici la conoscono sicuramente per il famoso Max Fan, che ormai è onnipresente, diciamo. Esatto. Mentre invece la divisione riscaldamento è un qualcosa di nuovo. Sì, e per l'Europa sì, perché rappresentiamo il marchio AquaHot, perché noi facciamo parte di questa multinazionale americana che si chiama Irexcel, che è uno dei più grossi produttori in America per quanto riguarda appunto il settore dell'RV, dove abbiamo circa più o meno tutte le categorie, andiamo a coprire più o meno tutte le categorie dei prodotti che vanno appunto montati di primo impianto. Diciamo che è una specie di Dometic europea, insomma. Assolutamente sì, anche come dimensione. Noi siamo appunto ad oggi l'unica azienda presente di Irexcel in Europa. Appunto noi andiamo dal punto di vista del riscaldamento, andiamo a rappresentare il marchio AquaHot. Allora, AquaHot in America è uno dei più grossi, anzi dal punto di vista di sistemi idronici è assolutamente il nome più grosso che c'è nel mercato americano. Ora spieghiamo anche cosa sono i sistemi idronici, perché assolutamente sì. Sono una cosa un po' particolare, diciamo. Io dicevo è un misto tra un sistema di riscaldamento e un altro. Esatto, allora l'idronico, diciamo il sistema idronico è più ovviamente di nicchia, perché comunque è un prodotto più premium, è un prodotto più costoso, è un prodotto che porta parecchi benefici nella tipologia di riscaldamento, perché simula quello che è il riscaldamento che abbiamo nel domestico, quindi l'aria e l'ambiente è riscaldato da uno scambio di calore che c'è da un liquido, che è la glicolen in questo caso, quindi che è un mix di antigelo e acqua distillata, che circola all'interno dei radiatori e quindi scambia il calore con l'aria. Perché c'è un beneficio? Perché quindi qualcuno potrebbe pensare, ma allora è come là il sistema d'alde, quindi un sistema, il glicole che circola all'interno di una tubazione, il calore prodotto viene immesso all'interno dell'RV mediante dei radiatori. Ma qual è la differenza allora? La differenza sostanziale intanto è che è diesel,
invece che essere a gas, questo e già qua è esatto. È importante. Certo. Andiamo a coprire appunto la fascia mancante. Dall'acqua calda in continua, che questo è un altro grosso punto a favore, quindi non c'è una tanica di accumulo dell'acqua. Acqua calda in continua significa che hai lo stesso benefit che hai a casa tua, quindi non hai tempi di recupero per riscaldare l'acqua una volta fatta una doccia o due docce. Questo, ragazzi, secondo me è una cosa veramente molto importante, perché al di là della quantità di acqua che si può utilizzare, Esatto. mi dicevi un'acqua intorno ai 40 gradi che è più che sufficiente per farsi una doccia, il problema sono i tempi di attesa, perché Esatto. prima che l'acqua venga portata a una certa temperatura utile per fare la doccia, noi abbiamo sempre quella mezz'ora, quei 20 minuti quantomeno per poter, a me capita frequentemente, torno dalla bicicletta e ho Esatto. l'acqua fredda se mi sono dimenticato di accendere, quindi questa cosa è molto interessante. Sì, esatto, o anche se si è in vacanza in 3 o 4 in famiglia, tutti possono farsi una doccia consecutivamente senza tempi di attesa. Assolutamente. Poi il nostro sistema lavora con i nostri scambiatori di calore, che non sono altro che dei mini radiatori, che però dietro hanno delle ventole. Quindi cosa succede? La glicole si penetra all'interno di questo radiatore, lo scalda, ma il calore, invece che aspettare il tempo di radiazione dell'ambiente, le ventole dietro soffiano fuori l'aria calda, di conseguenza si ha tempo di riscaldamento del veicolo che si abbatte in maniera significativa. Mantenendo però la sensazione di... Il tipo di calore è lo stesso identico. Perché l'aria non viene bruciata. Perché l'aria non viene diciamo. bruciata, quindi Ok. non si secca l'aria, l'umidità nell'ambiente resta e di conseguenza il benefit è molto maggiore. Okay? Perfetto. Però la velocità è quella diciamo dell'aria forzata. Perché E questo è chiaramente tendenzialmente un primo impianto, si può Tendenzialmente un pensare primo impianto, a un oppure dispositivo di primo impianto. funziona ovviamente anche in sostituzione di un impianto idronico esistente a gas, perché comunque funziona anche con i radiatori passivi, perché alla fine Certo. basta avere il termostato che regola la pompa di circolazione. Quindi eventualmente su un sistema, mi sta venendo in mente adesso ragazzi, su un sistema di preesistente ALDE, ad esempio, sì. possiamo levare la caldaia ALDE, tutto il sistema a gas, montare, installare questo con un sistema, quindi non solo trasformiamo l'impianto mediante questo grosso benefit di avere l'acqua calda in continuo, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'alimentazione a gasolio. Esatto, okay? quindi in primo impianto consiglio comunque i nostri radiatori perché sono anche molto più facili da assemblare, quindi i tempi di assemblaggio diminuiscono drasticamente, sono anche più semplici da gestire e date anche le dimensioni contenute sono facilmente piazzabili all'interno del veicolo, però a nessuno toglie di fare un impianto con il classico radiatore perimetrale passivo stile ALDE, appunto, anche perché quindi c'è sempre il glicole all'interno. sempre il glicole Perfetto. all'interno, esatto. Benissimo, questo è il prodotto diciamo che abbiamo presentato, ma adesso passiamo al pezzo forte, quindi il riscaldamento ad aria forzata. Sì. È la Gen 1. La Gen 1, esatto. Di che si tratta e quali sono le taglie, vantaggi e svantaggi? Facci Sì, un certo. po' una panoramica del prodotto. Allora, la Gen 1, appunto come già anticipato, è un sistema combinato sempre ad aria forzata, combinato perché riscalda sia l'ambiente che un boiler di 10 litri di acqua calda sanitaria al suo interno. Il tutto in un'unica unità, ok? È disponibile in 2 versioni, quindi qua al contrario dell'idronico che è solamente diesel, abbiamo sia il diesel che anche la versione a gas LPG. Disponibili sono queste 2 versioni dove abbiamo il diesel a 4 kW più 1,8 kW derivanti dalle resistenze elettriche, se si ha la possibilità ovviamente di connettersi alla rete elettrica principale, oppure se hai degli inverter abbastanza capienti nel veicolo. A gas stessa cosa, però è un 6 kW. Okay. Entrambi i prodotti vengono forniti con un pacchetto importante anche di accessoristica, quindi per farsi per esempio un impianto in un veicolo dove non c'è bisogno di chissà che customizzazioni, noi forniamo tutto l'occorrente per farsi l'impianto totalmente da zero e tutto questo è incluso nel prezzo e nell'acquisto di un singolo codice. Diciamo che fondamentalmente sembra, guarda caso, sembra una copia della combi
diesel o combi gas, cioè fondamentalmente ha le stesse identiche piedinature, lo stesso identico concetto proprio progettuale. È un totale. Quindi potrebbe anche essere un plug and play. È assolutamente un plug and play. L'unica cosa che ovviamente bisogna cambiare è il pannello di controllo, perché contiene il software di combustione, che ovviamente è diverso, perché noi abbiamo il nostro, che tra l'altro ha il vantaggio di essere high altitude ready. Cosa vuol dire? Che in altitudine sia la versione diesel, che comunque storicamente soffre di più, sia la versione a gas, di fabbrica noi garantiamo un funzionamento assolutamente perfetto al 100% fino ai 5.000 metri di altitudine. Perfetto. Quindi diciamo che l'Europa è ampiamente coperta e non abbiamo appunto bisogno di aggiungere kit extra per il lavoro in altitudine. È un prodotto chiaramente fatto, mi dicevi, in Italia, assemblato in Italia, molti componenti anche sono fatti in Italia ed è diciamo un prodotto già disponibile e lo vedo soprattutto molto utile per chi dovesse sostituire la propria stufa, perché ha dei prezzi comunque sicuramente più vantaggiosi, ridotti rispetto assolutamente a quindi questa è una grossa novità secondo me. L'abbiamo presentata anche, è stata presentata alla fiera di Parma al Salone del Camper del 2023 a Düsseldorf. Vi avevo anche fatto il report di questa stufa, infatti adesso ne abbiamo parlato e devo dire è molto interessante. Ok, va bene, questo è quanto per oggi, quindi grazie mille Filippo, ti saluto. Grazie a voi. E niente, ci vediamo sicuramente con qualche ordine probabilmente. Assolutamente sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie.